Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio di Sunrise Talk. Io come sempre sono Santri e sto registrando dai fantastici studios di Warehouse, dalla quale potete seguire il lavoro cliccando il link in descrizione. Inoltre vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al mio canale YouTube, mettere mi piace e lasciare un commento se vi va per sostenere e far crescere Sunrise. Tornando a noi, lo scorso episodio vi è piaciuto molto e quindi ho deciso di replicare anche in occasione del prossimo Transgate, che tornerà tra qualche settimana al Tunnel Club di Milano. Direi che possiamo partire con l'episodio numero 2 di Sunrise Talk. Ciao Gianluca, ciao Nicolò. Ciao ragazzi, ciao a tutti. 2 info al volo su di voi, le leggo perché... Gianluca, organizzatore storico di Transgate, già stato mio ospite con Francesco Sambero in una delle prime puntate di Sunrise, proprio in occasione dell'altro evento Transgate di quest'anno. Nicolò, in arte Vulgarism, produttore di musica Tech Energy e un po' tutta la parte più hard della trance. Ha all'attivo molti dischi pubblicati, di cui alcuni in collab con nomi di tutto rispetto, tipo Marlo e Mario Più, e sti gran cazzi aggiungerei. E dopo approfondiamo un po' di cose che sono curioso. Ok. Vi ho invitati principalmente per farci una chiacchierata sul prossimo evento Transgate. Diciamo che sarebbe il caso che magari Gianluca ci fai una marchetta della situazione che sarà il Transgate. Ok, è venuta apposta, ci sta. Allora, la prossima serata sarà venerdì 8 dicembre, Ok. sempre al Tunnel. Ok. Dopo l'evento di maggio abbiamo deciso di fare un'altra serata in questo locale dove ci siamo trovati benissimo. Ci sta. E ci sarà per questa serata l'apertura di Francesco Sambero come Ok. maggio. Poi avremo Nico, quindi Vulgarism in chiusura, e come ospite Craig Connelly, che arriva dall'Inghilterra, un DJ di musica trance abbastanza conosciuto per chi Ok. mastica questa musica, diciamo, abbastanza spesso. Diciamo che non ha bisogno di presentazioni per chi segue bene il genere. Direi di no. Ok. Comunque un DJ che propone musica vocal, uplifting, quindi su genere molto melodico, supportato dai migliori DJ del mondo, insomma. Dopo magari sentiamo anche qualcosa. Sì, anzi io direi che non preoccupatevi, perché comunque tutte le info che vi ho appena dato le trovate nella descrizione del video, il link per acquistare biglietti, l'indirizzo del Tunnel Club per partecipare all'evento e tutto quello che serve. Io direi che l'hai già detto tu, e visto che già che siamo in tema, direi che ci sentiamo un disco di Craig. Sì, dai, facciamo. Per entrare nel mood più che altro della chiacchierata che stiamo facendo. Lo posso scegliere io? Assolutamente sì, te lo stavo per dire. Facciamo il più famoso, dai. Va bene. Black Hole con Cristina Novelli. Perfetto. Ci sentiamo Black Hole di Craig Connelly e Cristina Novelli e ci vediamo tra poco. Don't let go is all you say. Where you go, I will follow. I need to break away. Now I know that all we are is never enough. 'Cause every little thing you do, it drags me deeper into you. You lead me down all the darkest roads, diving into the black hole. Saying we could have it all, kept pushing 'cause you want me to fall. But now it's time that you let go, diving into the black hole.
let you let go. Diving into the black hole. Episodio 2 di Sunrise Talk. Gianluca, sempre pezzi brutti come al solito scegli, no? Modestamente. Dici un po' com'è andato l'ultimo Transgate, quello che hai fatto a maggio. Sì. Tanto perché ti dico, da parte mia e da spettatore è stato una figata. Cioè, penso che anche per lui sia stato. Confermo, mi sono divertito parecchio. È andato oltre le aspettative, perché comunque sai, tornare a casa. c'era l'emozione di riprendere dopo un po' di anni. È stato Scusate, era prima o dopo il Covid? Quello lì? il primo, sì, il primo evento dopo il Covid, sì, esatto. E questo qua sarà il secondo, quindi facciamo proprio poche ma buone, diciamo. Cerchiamo di farne poche ma buone. E no, è stata un'esperienza bellissima, più che altro perché abbiamo personalmente rincontrato tanti vecchi amici, tante vecchie amiche. È stata bellissima già questa parte, forse per me in modo diverso rispetto ad altri, perché comunque conosco gran parte del pubblico e quindi è stata proprio... Probabilmente ti conoscono e ti seguono dagli inizi, no? Vabbè, comunque... Sì, diciamo qualcuno sì, qualcuno per fortuna si è avvicinato dopo, esatto. Quindi per me c'è stata questa sensazione molto bella di rivedere le persone e di rivedere le persone divertirsi insieme alle mie serate, che comunque è stato forse uno dei punti che mi ha spinto ad andare avanti sempre in questi anni nell'organizzare gli eventi, più che per un motivo personale, nel vedere che le persone hanno la possibilità di ballare questa musica qua a Milano e in Italia in generale, e senza dover per forza andare all'estero, ed è una bella sensazione poter dare questa possibilità alle persone, quindi questo è stato bellissimo. E poi personalmente amo anche molto ballare, anche se la serata la organizzo io, quindi non stare solo a lavorare, Mi divertirmi. piace questa cosa perché mi ricordo che già l'altra volta avevi tirato fuori questa cosa del mi piace tanto andare. Sì, che a una certa ora io mollo tutto e vado a divertirmi. Sottocassa. Eh sì, per forza, cioè alla fine io lo faccio come se fossi una persona, cioè lo organizzo, però sono anche un cliente, tra virgolette. No, ma ci E sta. quindi voglio godermi Te la anche... organizzi anche per te, diciamo, no? Sì, esatto, alla fine solo per quello. E quindi anche il poter riprendere a ascoltare questa musica in un locale e non in cuffia, diciamo, è stata una ti dirò, cioè io una bella sensazione. Ho il ricordo di quell'evento lì, che sarà perché era dopo il Covid, quindi non abbiamo fatto più cose per un bel po', però quell'evento lì mi è rimasto veramente, soprattutto per il finale. Cioè la parte classic finale mi è rimasta in testa per non so quanto tempo. Vabbè, poi c'ho in testa Carte Blanche con Manuel Lescaut che grida il dai, cioè quella scena lì è stata bellissima. Però la parte finale di quell'evento lì è stata una gran figata. Sì, poi quando si sono accese le luci che tutti volevano andare avanti, a una certa abbiamo dovuto per forza chiudere, però saremmo andati avanti fino a lunedì. Fino a oggi, bellissimo. Siamo andati avanti ad oltranza, però purtroppo a una certa abbiamo dovuto chiudere. Però è stato bellissimo. Poi vabbè, Manuel secondo me è uno dei migliori del genere, quindi... però sono troppo di parte, quindi no ascolta, e poi ci ha fatto la brutta sorpresa dopo di dire smetto, però adesso io lo voglio convincere per farlo tornare a una delle prossime serate, secondo me. Ma sì, ma tanto al Transgate è di casa, cioè, sì, non puoi dire di no. Manuel, non puoi dire di no, dire di no, ci sta. Esatto. E comunque una gran figata. E hai in mente altri eventi per il 2024, e se ci sono artisti nuovi, da buon ascoltatore di trance, che hai scoperto e che vorresti invitare al... Ma allora, l'idea è quella di non fare troppe serate, ma perché comunque, a parte che a Milano è difficile trovare location che danno la possibilità di fare questo tipo di serate. Okay. Al Tunnel mi trovo benissimo, però giustamente anche il Tunnel ha la sua programmazione, quindi non posso fare troppi eventi. Okay. Però magari riuscire ad aumentare, farne magari 3-4 in un anno non mi dispiacerebbe. Assolutamente. Come artisti, vabbè, a parte tutti quelli che sono già venuti, che se li ho chiamati vuol dire che mi piacevano e quindi mi piacerebbe anche rifarli. Come artisti nuovi, cioè nuovi tra virgolette, almeno per me, o comunque che ho conosciuto relativamente dopo, in particolare mi piace molto Daxon, che diciamo che lavora per... cioè,
suona, nel senso che lavora con l'etichetta di Schulz, di Markus Schulz, e di quel giro lì. Però fa dei set che vanno dal genere, quello un po' proposto da Armin quando fa trance, quello un po' di Schulz, un po', non saprei neanche come definirlo, un po' progressive. Sì. Mi piace molto, mi piace molto. Poi mi piace molto Ben Gold, che in realtà avevo già fatto nel 2010, però non a Milano. Avevo fatto una volta un evento, uno dei pochi eventi che ho fatto fuori da Milano, a Reggio Emilia, vicino a Reggio Emilia, e mi piacerebbe rifarlo. Lui veramente... Ben Gold poi comunque si è cresciuto, mi piace veramente tanto, perché poi lui fa un po' di tutto, fa dalla classic alla melodic, ogni tanto fa anche roba un po' più intella techno, e mi piace molto. Però poi ci sono tanti nomi e purtroppo le serate sono poche per poter chiamare tutti. E poi vabbè, alcuni sono fuori portata, quindi vabbè, no, io intendo quelli a portata di mano. Sì, questi due nomi che ti ho fatto non è detto che li farò, ma mi piacerebbe e sono, penso, alla portata. E poi insomma vedremo. Va bene. E vabbè, ma non vedo l'ora di vedere, di saperne di più. Sono anche curioso di sapere in generale tutti e due che rapporto avete con la trance e limitrofi durante la vita di tutti i giorni. Cioè, ne ascoltate parecchia? In che situazioni? Cioè, che rapporto avete con il genere di musica che poi tu suoni e produci e che tu proponi alle persone? Faccio rispondere prima a lui? Andate come volete. Vai. Ma allora, io intanto ho anche un podcast mensile, quindi spesso una volta al mese ricevo le promo dei dischi e quindi ricevo quello che fanno gli artisti e quello che propongono le etichette discografiche di nuovo, quindi già questo mi nutre molto, diciamo. Fermo un secondo su questa cosa. Siccome il podcast, ho un podcast anch'io, ricevo anch'io tante cose. Ti piace ricevere tante promo e doverle ascoltare? Ho un ragazzo che mi dà una mano, che ringrazio, il mio caro amico, perché in effetti ricevo tantissime mail. Ti dico la verità, per quanto sia possibile entrambi cerchiamo di controllarle tutte, perché a volte magari un'etichetta nuova o anche soprattutto un artista che mi scrive privatamente può avere qualcosa di interessante e nel podcast io tendo a mettere anche qualcosa di un pochino più ricercato, se ho la possibilità di incastrarlo, e poi ho proprio piacere da artista con artista, anche se richiede comunque un impegno, io rispondo sempre a tutti nei feedback e se posso, siccome il podcast diciamo ho uno spettro di azione un pochino più ampio rispetto a un live che potrebbe essere un pochino più stretto perché dipende nel contesto in cui devo suonare, quindi posso partire anche un po' più lento se vuoi, quindi posso inserire più tracce. Sì, io la chiamo in Sanremo si chiama Rising Selection, nel senso un crescendo, crescere, preferisco farlo così, ecco, il podcast, quindi sì. Poi a livello di ascolto normale, fuori dallo studio e fuori da quello che è appunto la mia selezione mensile, tendo ad ascoltare qualcosa sempre di diverso. Principalmente io sono un pochino un po' strano per un DJ, ma sono un pochino più metallaro e di metal. Siamo sulla stessa linea. Quindi io ascolto molto quel genere lì e tra l'altro da quel genere a volte io traggo ispirazione, più da dischi di altri DJ. Soprattutto mentre sono cresciuto sia artisticamente come persona, trovo ispirazione più prendendo qualcosa che non c'entra niente rispetto alla mia produzione. Sei già sei il terzo in questo caso, perché ci sono dentro anch'io, ho parlato con DB Mock, Alessandro, un mesetto fa, 7 e mezzo fa, e anche lui mi ha detto questa cosa, che comunque si ascolta tantissima roba. Non è detto che però sia veramente cioè che sia veramente per tante persone così. No, è vero, non è detto, però tanti addirittura mi dicono che non ascoltano niente, quindi io ascolto diverse cose, cose, soprattutto fuori dallo studio, ne approfitto, magari in macchina, cose del genere, ascolto qualcosa di diverso. Io in realtà ascolto un po' di tutto pure io, ovviamente, spazio dalla musica italiana alle canzoni dei cartoni animati con la bimba, insomma, ci sta, un po' di tutto. La trance di solito mi piace ascoltarla nel tragitto quando vado a lavoro, quindi mi metto il mio SoundCloud collegato allo stereo della macchina e magari un giorno mi ascolto un set vecchio, un set nuovo, in base alle preferenze poi ti escono anche i suggerimenti. Non ascolto solo trance, però se devo ascoltare trance solitamente il poco tempo che ho lo dedico durante il tragitto, perché poi comunque a casa
il tempo non ce l'ho, No, di conseguenza. no, certo. E questa cosa qua mi serve un pochettino, soprattutto magari a scoprire qualche DJ nuovo o a ricontrollare un po' come sta andando con spolverare anche cose. Sì, anche sentire magari DJ che non sto ascoltando frequentemente, andare a vedere un attimino cosa stanno proponendo. Prima, quando ero giovane, magari mi ricordavo poi anche tutti i titoli, nuovi produttori, così. Adesso faccio un po' più fatica da questo punto di vista. Quando era biondo. Quando ero biondo. Ok, perfetto, va bene. Okay. Sono stato biondo veramente, ho ossigenato. Infatti, Ma poi dopo... sai che li ho fatti rossi, blu, verdi? Periodo 3 della Trance Energy. No? È l'Energy della Street Parade. Il 99 Millennium ero biondo e anche la Street Parade. Io ho ossigenato biondo tipo scooter. Ma può essere, io mi ricordo una tua foto che ho visto sui social su un booster biondo, può essere? Biondo lo eri di sicuro. Non sul booster, però sì, poi se vai su Facebook nella foto profilo c'è comunque tanta roba. Quindi... Io sono finito la roba figa che mi ricordo è che sono finito tipo su Till Late ai tempi che erano quelli che facevano le foto di Till Late, la foto di Till Late che ero seduto a mangiare un cazzo di panino con questi cazzo di capelli blu dritti, ma era un blu elettrico tipo, ed era l'anno che aveva fatto la Street Parade che dicevamo prima, che pioveva manetta e c'avevo il blu che mi colava. Anch'io uguale. Quindi sì, però il blu l'avevo fatto con lo spray. No, io ero proprio stronzo, io andavo dal parrucchiere, mi ossigenavo completamente, il blu con lo spray, e poi ci facevo il colore sopra. E il biondo ho fatto ossigenato un paio di volte, poi dopo non ne avevo più i capelli. Cioè, questa se la sente la mia ragazza mi percula per tutta la vita. Mi hanno regalato, adesso non mi ricordo quanti anni fa, il puzzle di una mia foto dell'Energy 2004 tipo, dove ho i capelli di 3 colori e in mezzo c'ho una ciocca mi pare rossa, dritta, e di fianco ne una verde e una bianca fatta così, cioè, che tu mi guardi e dici che cazzo andava questo, manco a carnevale andavi vestito così, però era figo perché quando andavi in quei posti lì erano tutti vestiti e poi vabbè ti ritrovavi a ballare di fianco alla nonna non so, di 80 anni e la bambina di 5 anni. Figo in mezzo alla strada, bellissimo. Vabbè, andiamo avanti, non divaghiamo. E io direi che a questo punto, dato che l'altro giorno, mentre sceglievamo la data per questo talk, sempre Gianluca ha tirato fuori dal cappello un'altra traccia brutta, come al solito, no? Tira sempre fuori le tracce brutte, e direi che ce la possiamo sentire. Non so se ti ricordi il nome. Sì, l'ho controllata prima perché... Quale gli ho detto che non mi ricordo più. Midway e Monkey Forest. Grandissimo, okay, ci sentiamo Midway. Ho bevuto poco, quindi me la ricordo ancora.
Sunrise Talk episodio 2. Siamo sempre qui con Gianluca di Treskate e Nicolò. Ti posso chiamare Nicolò? Vulgarism, come che ti chiamo? No, Nico, va bene. Nico, ok, perfetto. Senti un po'. Ne accennavamo prima in pizzeria e io e te, bene o male, frequentavamo le stesse zone, eppure non ci siamo mai incrociati tantissimo, se non per conoscenze comuni e qualche volta sporadica, vabbè, probabilmente sui social, ma vabbè. Ma te, come e da cosa hai iniziato a fare musica? Soprattutto come sei finito a fare Tech Energy? Perché prima facevi cose più leggere, se non ricordo male. Allora, io ho sempre fatto musica quando ero ragazzino. Ok. Ero cresciuto andando a ballare le serate Metempsicosi, quindi Franchino, Maio, alcune serate anche Hardstyle, l'Hypnosis, il Parazar, e mi ero avvicinato un po' a quel mondo lì. Piano piano poi ho conosciuto insomma degli amici con cui cominciano a fare della musica insieme e mi ricordo che era il 2004, probabilmente era quando Tiesto suonò alle Olimpiadi di Atene, può essere? 2004 Ok. era. Era 2004. 2004. E fui completamente colpito dalla trance in generale, quindi da tutta la parte melodica, Minchia. Hai scelto proprio così quello brutto. sì, così strutturata. E quindi lì ho incominciato un po' a sperimentare con queste sonorità. Poi mano a mano crescendo, appunto anche perché venivo comunque anche dall'ascolto del heavy metal, quindi dal rock, da cose un pochino più aggressive, probabilmente un po' per gusto, un po' per sperimentare, sono andato sempre di più verso appunto una trance un pochino più aggressiva. Però come tu sai, come hai visto anche su Spotify, o anche chi mi segue sa che spazio abbastanza con Vulgaris, anche se tendo a fare cose abbastanza diciamo energiche, ma ho anche dei dischi trance Sì, un pochino più uplifting, ok? Ok. Tendenzialmente sì, quindi in verità non ti saprei dire. Mi rendo conto che più cresco, più apprezzo la velocità. Ok, quindi un sound un pochino più energico, ecco, anche perché penso che comunque personalmente quando vado a ballare, appunto perché vado magari ai concerti rock e metal, cioè mi piace proprio sentire quel Io- tipo di impatto sonoro, ok? Io sono il contrario, invece ho iniziato No, a fare vabbè, roba è pesante. soggettivo. E, È soggettivo, conosco un sacco di gente che ha iniziato hardstyle ed è finita progressive house o progressive, un minimo, cioè, quindi dipende un po' dal poi percorso. ti farò sentire il disco che ci esce Certo. tra un paio di mesi e capisci quanto Certo. leggero posso arrivare a fare. Che musica leggera posso arrivare a fare. Però mi piace il fatto che comunque sei andato a crescere. Sì, poi non mi sento mai di dire sono, diciamo, legato proprio a più che il genere al BPM, no? Quindi Sì, già sì. la velocità è importante secondo me, perché poi un disco può essere aggressivo anche a 128, dipende Sì, come viene assolutamente prodotto sì. e come viene scritto. Però sì, ho dischi come Vulgarism appunto dai 132 fino ai 150. Quindi sì, sono abbastanza eclettico, ecco, sicuramente. Ci sta. Preferisco questo tipo di approccio quando creo le cose. E visto che stai parlando del fatto che crei in questo modo, ti va di raccontarmi un po' il processo creativo e quali strumenti ti aiutano a portarlo a compimento? Cioè, cosa utilizzi? Allora, negli ultimi anni ho sempre usato, vabbè, il classico Logic, ok, con i miei plugin, i miei preferiti sono della Waves per Mi quanto sei rimasto riguarda. su Logic, ok. Sì, Ok. sì, anche se ho sperimentato Nuendo, Horizon, Pro Tools, però Logic l'ho sempre trovato, Vabbè, mi ci trovo sta. bene. Per quanto riguarda i plugins a livello tecnico, a me piacciono molto gli Waves, per esempio. Ci sta. Invece su VST strumentali come Spire, però ho usato spesso anche il Virus TI, il Polar analogico. Di recente, come ti dicevo prima quando siamo andati a mangiarci la pizza, ho riaggiornato tutti i miei sistemi dello studio proprio adesso, nell'ultimo mese, quindi ho una serie di plugin nuovi, e tra cui ho scaricato anche dei plugin che dovrò utilizzare fra poco, che sfruttano anche l'intelligenza artificiale. Quindi ho fatto un balzo, se vuoi, se consideri anche il Covid, che è stato un periodo un po' così, ho fatto un balzo un upgrade di quasi 7-8 anni di botto. Ci sta. E infatti, insomma, spero di mettere a fare nuova musica con questo nuovo setup e sperimentare con le nuove tecnologie. Ma come intelligenza artificiale intendi sintetizzatori o anche cose che poi No, ho vanno visto che a sono dei fare plugin molto utili Ok. per quanto riguarda proprio il mix. Ok, perfetto. Ci sono anche dei plugin interessanti per sviluppare delle voci. Ok, ci sta. molto interessanti, e alcuni plugin legati appunto al mix e al master che sfruttano alcuni algoritmi di intelligenza artificiale
Ho visto qualche tutorial, ho visto qualche spiegazione, non li ho ancora provati perché mi stai chiedendo questa domanda proprio adesso, cioè sto facendo ci sta, l'upgrade ne parliamo adesso. in privato dopo, perché poi magari scendiamo troppo nel tecnico. Però comunque e c'è il Gianluca mio lì che sta setup dicendo è ma che stato- cazzo stanno dicendo sti due? No, il mio setup è sempre quello lì, insomma. Ok. Questo è il criceto che sta girando. Ok. Comunque a livello Ci sta. tecnico è quello, ci quindi sta. plugin che Ok. uso, ho sfruttato in questi anni per molti miei dischi l'hardware come quello del Virus, Certo. ok? Quel tipo di sonorità lì. Sì. E questo. Ok. E Gianluca, tu hai mai pensato di provare a produrre o a suonare in giro? No, sinceramente no. Zero, mai. No. Ma l'hai pensato? A casa io ho una collezione di vinili, avrò 250 vinili, Perché piatti. non hai mai pensato di avere 2 vinili e metterci in mezzo un mixer, no? No, i vinili e il mixer ce li ho, Eh? però sono proprio scarso a mixare. Proprio... Ah, però ci hai Sembrava di provato. essere all'ippodromo, ma lo facevo per... Sembra di essere all'ippodromo, mi piace. Sì, perché è proprio cavalloni. Ci sta. E lo facevo per sfizio, per piacere personale, ma prima di organizzare le serate. Quindi poi dopo ho detto vabbè, lasciamo perdere, non sono buono, non sono capace. Ok, organizzo. E quindi provo ad organizzare. Insomma, forse è meglio. Cioè, quindi, veramente tu dopo, cioè, perché probabilmente sei una delle poche persone che, essendo nell'ambito trance o techno, cose del genere, mi dice sì, ci ho provato, ci ho provicchiato, ma non ho mai Sì, pensato io con un mio amico avevamo Ti creato un vengono fuori gruppo, le però terribili. lo sappiamo solo io e lui, adesso lo saprà anche qualcun altro, che si chiamava Barona DJ Team, perché noi siamo... No, sto male. Però suonavamo in camera, cioè... e quindi... Aspetta, ripetilo. Barona DJ Team. Sto volando. Bellissimo. E suonavamo tra di noi Ci sta. per cazzeggiare, però insomma lui era un po' più bravo, ti dico la verità. Marco, che poi gli farò vedere il video, quindi lo saluto. Ok. Io organizzerei un Tailgate con Barona di GTM. Esatto. Avvicinati un pochettino al microfono. Perché non mi senti? No, si sente? Va bene, ok, perfetto. Sì, infatti la prossima volta dirò che suonerà Armin, venderò 500.000 biglietti e poi alla fine ragazzi Armin non è potuto venire, suono Suono io, Barone DJ Team e farò sold out alla prima serata. Classic set con i vinili. È chiaro. Assolutamente, 200-300 usiamoli, no? Ci sta. No, vai, c'ho una no, ma cioè, una collezione non è male. Io immagino, cioè, nel senso, la tua selezione di dischi Però in realtà sono tutti i periodi. per me probabilmente sarebbe come un film po'. Cioè, te lo dico proprio chiaramente, perché immagino che È il periodo cazzo, ho detto 2001, po', ci vuole un beep dopo. 2002-2003, poi dopo ho smesso di comprare, 2004 forse. Poi mi sono fermato, troppi soldi, non ne vale la pena. Sì. Anche perché poi ce li ho lì e alla fine non riesco. Ma questo è il motivo per cui poi tanta gente ha iniziato a fare il DJ dopo. Perché i vinili costavano troppo. Sì, e poi Cioè, quindi poi dopo, ovviamente non dovendo più usare i vinili, sì, poi diciamo che con la strumentazione che è uscita dopo forse Appunto. è un po' più facile anche. Sì. Io probabilmente anche con poi io parlo, non ho mai toccato un vinile in vita mia, quindi vabbè. probabilmente io anche con l'ultimo modello di CDJ sbaglierei lo stesso, però Sti cazzi, un po' difficile, devo provarci. Però con i vinili effettivamente insomma non è facile. I vinili è un feeling completamente diverso. Quando ero ragazzino ho avuto un periodo anch'io con i vinili. E io ci ho provicchiato un pochettino, però poi c'avevo i CDJ lì, ho detto no, ma è più Poi mi facile ricordo per che c'erano i primi piatti, 2004 stiamo parlando, anni fa. Chiaramente quindi c'erano 6 DJ più grandi, ma cosa usi quei CDJ, così è facile. Quindi sai, ero con un altro mio amico che Se suonavamo succedono insieme. ancora adesso queste cose, figurati ai Sì, tempi. no, vabbè. Però ai tempi ho detto vabbè, prendiamo sti vinili e impariamo. Oh. Ho imparato, ho preso mi pare i Technics, adesso non mi ricordo che cosa. Andavo fino a Varese a comprare i dischi, adesso non mi Casa del ricordo, io disco. mi ricordo la Sigma Record, però roba tipo un po' Ah, sì, Tamarrone. Ok. Casa del sì, disco, no. immagino. Penso di sia Varese, ti ripeto, adesso non mi ricordo i nomi. L'ho fatto per un po' di tempo, poi ho visto che i soldi per i vinili ti facevi uno studio, ho detto va bene, ho imparato, abbracciamo diciamo la tecnologia, Sì, quindi ci poi in mancherebbe. verità forse li ho anche venduti, mi pare di sì, e poi ho sempre suonato con i CDJ, insomma. Ci sta. Io i vinili li prendevo online perché comunque di musica trance anche da DJ Choice a Milano non si trovava niente. Cioè trovavi forse K3 ogni tanto. Sai la figata di abitare vicino a Busto Arsizio qual era? Quelli vicino alla Svizzera. No. No. È che a Busto Arsizio, non so se vi ricordate chi è, vabbè, probabilmente sì, Max Savietto Sì? Certo. lavorava al Buzzi. Ah,
Lui lavorava lì nel negozio. Era dentro, e quindi i vinili che arrivavano e tutte le promo erano... Ma Varese si no. chiama la casa del disco? La casa del disco. Ovviamente non c'è più. Non lo so, sai, non ho idea. Mi Però ricordo sta di una fatto che io andavo da Max e mi ricordo, vabbè, io ero patito sono patito di Scott Project e andavo lì e sti cazzi, cioè andavo lì e sentivo le ultime robe di Scott Project che arrivavano. Il problema è che c'era sta stanzina e dall'altra parte c'erano i ragazzini che ascoltavano la roba di Gabri Ponti, tipo la danza delle streghe, e mi giravano i coglioni. Però vabbè, nel frattempo io mi ascoltavo il mio Scott Project da solo, da sfigatino. Bello, un bei ricordi. Vabbè, comunque. Quindi prossimo ospite Barone Scott di Project. Ah no, scusa. Magari. E quindi niente, Nico, ora ci ascoltiamo una tua traccia, ma voglio che la presenti tu, dato che è una collaborazione che ti ha portato ad Azot. Quindi, Breath Again. quindi presentala tu. Marlo e Vulgarism, Breath Again. Ok. La presento e basta? Sì, assolutamente. Se lo facciamo devi suonare anche. I lost my fire and I fell from the sky. Gave up the war. I've died so many times, put up a fight. Can't fight no more. Flames ever higher, inspire my spirit. Burn all the cages and lift me from the ashes. Now nothing can hurt me and nothing can stop me. I'm bathing in glory. Finally I can breathe again. 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 I've been through 7 waves, heard angels sing. It's all the same. Now it's time to spread my wings and fly with kings. You know my name. Nothing can hurt me and nothing can stop me. I'm bathing in glory. Finally I can breathe again. 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 Di nuovo eccoci qui, episodio 2 di Sunrise Talk. Beh, ora Nico direi che ci racconti un po' la storia di questa traccia perché ne vale la pena, direi. Sì, allora Breath Again è stata scritta,
tra virgolette, a fatica durante il periodo del Covid, finalizzata, diciamo, la bozza principale durante il periodo del Covid. Era il 2020, quindi era la parte quella, insomma, dove si pensava che il mondo, insomma, stesse finendo, Certo. e quindi quando poi l'ho mandata a Marlo, che gli era piaciuta molto, era appunto nata l'idea di questa collab, quindi di unire un po' le forze. Però appunto che c'era il Covid, abbiamo deciso di lasciarla in stand by perché non c'erano i festival, non c'era modo di promuoverla, poi era un disco prettamente insomma da festival, no? Quindi essendo così piatto quel momento è rimasta un po' accantonata. Quando poi sono riaperti, diciamo, le attività e il festival, probabilmente era 2021, perché poi c'è stato apriamo, non apriamo, chiudiamo, insomma è stato quel periodo lì. Mi ricordo che mi scrisse Marlo: "Guarda, insomma è il momento, hai lavorato su questo pezzo qui", ed è uscita Bread Again. Infatti io mi ricordo che avevo chiuso in quel periodo Bread Again, prima del Covid, ma avevo avuto anche un tracollo creativo, nel senso che stavo facendo solo dei remix su commissione, che avevo preso, perché c'era un momento un po' insomma di tristezza, no, nel Ok, settore. sì. E Bread Again è stato un po' il disco che poi mi ha permesso, no, di ritornare, insomma, a essere positivo e creativo sulla musica. E tra l'altro è uscito anche un remix quest'anno di Uber Jacket, un pochino più forte, Sì. una versione un pochino Decisamente, più sì, ok. hard dance, Sì. ok? Quindi c'è anche c'è anche un remix di Bread Again di Uber Jacket molto bello. E niente, questa è un po' la storia Ci di sta. Bread Again. E cioè direi sei finito anche sei finito in un evento, un eventino del cazzo, no? Una robettina. Sei finito all'Asot 1000 mentre Marlo passava Bread Again di fronte a mille persone, e quello è un po' l'Olimpo degli dei. Cioè, Beh, diciamo che è stata come ti sei sentito? Beh, allora a livello personale è stata una soddisfazione, sicuramente una delle mie più grandi soddisfazioni della mia vita, nel senso che, in quella location, anche Gianluca sa, insomma, per anni sono andato a sentire i migliori artisti del mondo, e quindi già qualche anno prima avevo i miei dischi che venivano passati ed è stata una grande soddisfazione. E nella Sot 1000, in modo inaspettato, Marlo mi chiamò 2 volte su, per 2 dischi, Bread Again e per un altro disco. Lì aveva suonato per la prima volta il remix di Bread Again. Ah, ok. Okay, tra l'altro io Il video, infatti il video è del remix. sì, Il video che c'è in io giro la è del versione remix. finale non l'avevo neanche sentita, l'ho sentita lì. Ah, sti Sì, è stato, cazzi. infatti lui ride, si vede il video, dice: "Cazzo, questo è il remix". Ah, ok. Ed è stata una grande soddisfazione sicuramente, perché insomma essere lì è stata una grandissima emozione, assolutamente. Io quando ho visto il video, quando ti ho visto lì, ho visto il video in State of Trance. Ho detto Marlo, poi ho visto di fianco lui, ho detto, che cazzo ci fa lì? Guarda, se non mi avessero ripreso non ci avrei creduto per una settimana. No, ma immagino, anche perché, cioè... Poi 2 volte è stata una bella emozione, insomma, Cazzo. essere lì. Immagino, anche perché immagino poi anche l'adrenalina. Assolutamente. Cioè, ti posso dire la verità, io ti ho invidiato un po', ti dico la verità, perché sti cazzi, cioè essere lì. Anche se comunque alla fine ero stracontento, anche se comunque non è che, cioè io e te non è che abbiamo chissà questa gran confidenza, spero da adesso in poi magari un po' di più, però no, ero stracontento perché poi tra l'altro quella traccia mi è rimasta in testa per tipo una settimana, mi pare che te l'avevo anche scritto. Sì, guarda. E cazzo, era imbarazzante perché poi c'era anche un'altra cosa della traccia che mi piaceva tanto, era la struttura. Perché è un 6 ottavi, che cos'è? Quello è il remix di Uber Jacket. No, lascia perdere quella, l'originale di Breed Again. No, è una struttura. Perché l'originale? Sì, l'originale, perché a un certo punto ti aspetti che probabilmente fa un altro pezzo di ritornello, invece no, riparte da come... Ma quello è il remix, quello che è del video, eh? No. Sì, No, l'originale è quello che remix, dico io. no? Me lo Sicuro. ricordo. Sì, Ok, quello è il remix. mi fido. E infatti quell'aspetto lì, no? Siccome Uber Jacket aveva già mandato il remix, però non era definitivo, no? Ma lo voleva comunque suonarlo all'Asot, quindi io non avevo sentito la versione finale. Quindi quando sono salito su, in quella parte lì che appunto ti aspetti che riparte, che poi invece Certo. apre col synth, e anche per me è stata un po' una sorpresa perché non avevo sentito la versione finale. Ok? Quindi anche per me è stato live sentire No, certo. Sì, comunque è stata un'emozione grandissima, una grande soddisfazione sicuramente. Beh, tanta roba. E invece emozione diversa, ma comunque è passato un po' di tempo dall'ultima volta che hai suonato al Tres Gate.
come ti senti a tornarci? E tra l'altro sembra che tu fossi un po' profetico, perché l'altro giorno stavo guardando i volantini del Tracegate e io mi ricordavo di te tipo quando Gianluca aveva fatto Alessandra Roncone. Tu hai fatto un evento dove c'era anche Alessandra Roncone quando ancora, diciamo, non era così famosa, no? 2015 forse, una roba del genere. E io pensavo che fosse stata l'ultima volta quella. E invece poi ho trovato un volantino di Joan Gillen. Ah sì, Joan Gillen. E il problema è che tu avevi già sulla mascherina. Sì, no, allora, Vulgaris, la mascherina, allora, la mascherina è un gadget. Sì, no, è un gadget molto utile per fare le foto perché così sono tutte bene. Giusto. Però sì, diciamo che poi vabbè, a livello diciamo artistico sì, mi sono sempre divertito, un po' anche nei video, no? Sono su internet. Li ho visti, molto particolari. Beh, suonare da Gianluca è sempre fantastico, anche perché oggettivamente ha una organizzazione molto longeva per quello che riguarda il nostro genere. È anche la più seria per il nostro genere, quindi vuol dire che sto facendo giusto perché sto suonando il mio genere nel posto giusto in Italia. Assolutamente. Quindi sicuramente è un ottimo risultato. Sono sempre contento di suonare da Gianluca. Gianluca negli anni mi ha sempre chiamato a suonare quando insomma c'era la possibilità, è sempre stato un supporto importante, anche perché in Italia è anche come dicevo longevo. Poi come diceva lui prima, e lo percepisci quando vai a una serata. Nella trance è un'istituzione lui, non ce n'è. No, ma Gianluca fa le serate, io percepisco una forte passione. Poi c'è tutto un aspetto, se vogliamo, imprenditoriale, commerciale, però lui lo fa veramente col cuore e lì escono anche bene su quell'aspetto, perché io sento questa cosa. E anche la gente che viene lì, lo sai, quindi è sempre un clima fantastico. No, beh, è quello che si percepisce. Questa cosa me l'aveva già detta, magari in altri termini, anche Alessandro De Bimoc qualche mese fa, parlando della Trance Family. Perché poi effettivamente tu ti trovi ad avere a che fare con persone che sono lì, ma non sono lì per l'evento come andare a ballare, che ne so, la serata commerciale, eccetera. Cioè vai lì perché lo vedi che sono appassionati, perché una persona che ti rimane in pista dalle 10 di sera alle 5 del mattino è una persona che è appassionata, cioè nel senso io lo faccio e sono consapevole di farlo, lo facevo da quando ero ragazzino, a me piace farlo. Poi insomma è una classica serata dove tu vai appunto per la musica, per sentirti DJ, quindi il DJ e la musica non è, come spesso può capitare in Italia per diversi motivi, secondaria la musica o il DJ, no? È come andare a un concerto. È proprio questa la cosa e quindi questa è la cosa bella, e questo spirito lo ritrovi spesso in culture come l'Olanda. Ok, quindi in situazioni dove c'è più una vita da club, ok? E chiaramente a me piace, quindi è bello. Insomma, invito tutti a venire al Tracegate a farvi una serata perché è veramente una bella esperienza. Infatti io, cioè, da quando ho iniziato il podcast ho fatto la serata. Ma anche chi non è abituato dovrebbe venire al Tracegate. Asso sì. Sì. No, perché comunque poi di queste serate non ce n'è molte effettivamente in giro, anzi non ce n'è molte. Poi il tunnel ha questo spirito un po' british, un po' underground. Sì, molto underground. Vabbè, questa molto underground era un po' il Tony Albanese, però. È un disco underground, molto underground. Vabbè, direi che ci sentiamo un altro disco tuo se sei d'accordo. Questa volta la traccia è Asimov Rules. Okay. Prima però posso chiederti perché questo nome? Allora, la traccia Asimov Rules è stata scritta e fatta perché volevo unire le 3 leggi della robotica di Isaac Asimov, che è uno scrittore. Non era un nome a caso. Non era un nome a caso, l'ho scritta nel 2017, è uscita nel 2018. Mi ricordo che l'ultima versione l'avevo mandata e avevo l'otite, ma è stata approvata. L'ho chiusa senza un orecchio, è stato un po' un record fare questa cosa e niente, quindi diciamo che l'idea è stata quella, quindi prendere le 3 leggi della robotica di Isaac Asimov e fare questo tipo di tracce. Infatti nel vocale, che c'è un vocale un po' particolare, vengono raccontate le 3 leggi della robotica di Isaac Asimov. Non ci avevo fatto caso, l'ho sentita. Io sono un patito di The Foundation, diciamo così. E quindi mi incuriosiva un po' questa cosa. Certo. Non è stato un nome a caso. Ok, perfetto. Sentiamo Asimov Rules di Vulgarism e ci vediamo dopo.
self-destruction if it is in order to follow an order or to save a human life. Sunrise Talk episodio 2, mi raccomando mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e tutte le solite cose. Un altro pezzo della Madonna, direi. E ci fai qualche spoiler sui progetti futuri, Nico? Ma progetti futuri, come ti dicevo, ho chiuso un paio di dischi, ma non so se vedranno la luce per diversi motivi. Ok. Perché uno forse l'ho fatto un po' troppo, è uscito un po' troppo morbido, e un altro non mi piace molto. E in più, avendo avuto questo, diciamo, avendo avuto tempo e voglia di fare questo grosso aggiornamento che ho sul mio studio, questo grande upgrade, sinceramente credo che metterò a lavorare su qualcosa di completamente nuovo, e quindi niente, lavorerò su qualcosa di nuovo. Penso che sia così, penso che andrà così, non lo so mai cosa farò, vedo un po' live. Ecco. Perfetto, ci sta assolutamente. Bene raga, io direi che ho finito gli argomenti, quindi ora possiamo cazzeggiare un pochino prima di chiudere. Ad esempio, Gianluca, Si parla di cazzeggio e subito da me, giustamente. raccontaci qualche storia nascosta del backstage. Dai, l'altra volta hai tirato fuori quella di Above and Beyond, che fumavano il retro Che fumavano nella zona dei rifiuti, Sì. della discarica. Ok. Che però non mi faccia chiudere il canale, mi raccomando. Il problema è quello. No, a ci parte sarà gli scherzi. qualcosina, dai. No, vabbè, in realtà non avrei neanche troppi aneddoti da raccontare da quel punto di vista. Cose strane che si possono dire, non... Vabbè, accenniamo a qualcosina senza dire i nomi, dai, su, qualcosa di simpatico. Ma Però, insomma, non si può proprio dire. qualche figlio mancato. Qualche Figlio mancato. Ah. Ok. Però non Vabbè, c'è- io non cosa c'entro, sono eh. 15-20 anni di Trace Io non c'entro ovviamente. Ma certo, ci mancherebbe. Però insomma Io l'ho detto prima, non racconto le mie cronache rosa. l'ho detto. No, assolutamente no. Ma poi l'altra volta tua moglie o ragazza? Tua moglie? compagna, sì. Compagna, ok, perfetto. Per adesso Ha compagna. sentito la parte in cui parlavi di lei dell'altro episodio? Sì, Mi infatti è piaciuta poi la sottofondo di quando gli ho detto che lo organizzo per lei, sì, Anaera, cioè Sì, c'era sì. sotto, io sentito che sotto ti ho messo Anaera. Adesso non mi ricordo la canzone che avevi messo, Sì. però sì, ha portato ottimi risultati. Ah, Sì, bene, sì. bene. Ok. Vabbè, Ok, insomma. va bene, ok. Va bene, dai, io direi che abbiamo fatto un'oretta. Ah, perfetto, direi che Dobbiamo cazzeggiare ancora 7 minchia. minuti. Bello, No, c'è l'ultima traccia che ne durerà 4, quindi abbiamo 3 minuti. Che traccia è? Warrior. Ah, caspita, la mia prima sformata. Oh, sì. Ok. Direi che vuoi parlarci di Warrior? Ma Warrior è stata fatta di rabbia. Giustamente. Rabbia positiva, ovviamente, infatti si chiama Warrior. E è stato, penso, il primo disco che ho mandato a Marlo, nel senso che mi ricordo che ero, adesso forse non mi ricordo, forse l'anno era il 2016, può essere,
c'era l'Amsterdam Dance Event, quindi ero su e un mio amico mi ha detto guarda che Marlo ha aperto una sua label e io Marlo l'ho sempre seguito sia come produttore, come DJ, mi è sempre piaciuto perché Fermo, ma quando è che aveva buttato fuori le prime cose su la Raced? No, di Marlo intendo. Ah, da anni che è in giro Marlo. Quando Marlo è diventato famoso. Perché io me ne ricordo una che c'era sto coniglio, c'era un video con sto coniglietto Ah, sì, malatissimo che io la bellissimo. amavo quella traccia. Però non mi ricordo che anno era, 2016 forse, 2014. No, ma era già in giro. Sì, forse anche un po' prima. Molto sì. prima, molto Poi prima. vabbè, lui ha lavorato sempre nella zona del suo paese, in Sì, certo, Australia. infatti in Australia è come se Asia. fosse Armin van Buuren. Cioè lui suona cioè. soprattutto in Australia e nel sud-est asiatico, tipo in Thailandia, tutti questi posti qua, Sì. i vari eventi, no? Sì, infatti è il Van Buren di quelle zone lui. Però adesso non vorrei dire una cavolata, ma al di là di quello, l'Asot, forse qualche festival, ma soprattutto la sua area è quella lì. Sì, ti dirà, sì. ti dirà. E comunque mi ricordo che appunto mi disse questo amico guarda che ha aperto una label, io gli ho mandato le prime tracce che avevo lì, mi ricordo che mi aveva risposto, perché la mail era pubblica, mi aveva risposto, non le aveva prese ma gli era piaciuto molto il mio stile. Allora mi sono detto, beh, caspita, a me con Marlo vorrei collaborare, insomma io l'ho sempre stimato come artista, come produttore, e mi sono concentrato a fare Warrior. E infatti poi è stata presa, è stata la prima sulla Raced e sono affezionato a quel disco, sì, perché è stato poi il primo fatto e cercato per, diciamo, uscire su quelle label e niente, quindi questa è un po' la storia di Warrior. Quindi direi che salutiamo Marlo, visto che ne abbiamo parlato per un bel po'. Ciao Marlo. Ciao Marlo. Ti aspettiamo in Italia, facci lo sconto. Vieni a suonare al Tres Gate, dai. Esatto. Ok, direi che ci sentiamo Warrior di Vulgarism e ci vediamo dopo.
Bene Sunrisers, siamo giunti al termine anche di questo secondo episodio di Sunrise Talk. Ospiti, volete dire qualcosa prima di chiudere? Beh, io ti ringrazio, Manuel, di questo tempo, di questo spotlight che ci hai dato. E Ringrazia loro, ringrazia Warehouse. ringrazio Warehouse. E niente, insomma, ci vediamo al Transgate, però, tutti. Confermo, grazie mille, grazie a Lara e Marco, e grazie a te per averci invitato. Niente, figurati. E niente, ci vediamo al Transgate. Poi dopo i biglietti li trovate nel link. Sì, poi dopo scriverò tutto sotto. Esatto. E va bene, io direi la possiamo chiudere qua. Benissimo, io come sempre vi ricordo di seguire il canale, condividere l'episodio se è stato di vostro gradimento, fate conoscere Sunrise a quante più persone possibili, eventuali link per tracce, eventi o altro citato nell'episodio lo trovate qui sotto nella descrizione. Grazie Lara, grazie Mark, grazie a tutta Warehouse per la disponibilità ed il supporto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Sunrise, che sarà il numero 10. That's all folks, ci vediamo presto, ciao. Sunrise.